Ciao a tutti amici del Sagittario, benvenuti ai nuovi e bentornati agli iscritti. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, chakra, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Bene, mostrami, Sagittario, tendenze energetiche e affettive per la seconda. Grazie. Ok, amici del Sagittario, abbiamo la Torre. Periodo di destrutturazione, molto probabilmente, potrebbero essere una destrutturazione di idee piuttosto che di comportamenti o magari di qualche routine, qualche cosa nella vostra quotidianità potrebbe cambiare. Quando arrivano i momenti torre sono sempre quegli avvenimenti un po' imprevisti che, sapete, quelle cose che smontano? Ecco, una cosa per lo stile. Ok, andiamo a vedere con i tarocchi che cosa vi vogliono dire. Io intanto vi ricordo che le letture sono fatte per un collettivo, quindi sono generali e potrebbe non risuonare tutto. Voi prendete quello che vi serve e lasciate andare il resto all'universo. Se non dovesse risuonare nulla o se per caso volete completare il vostro messaggio, potete sempre ascoltare ascendente, segno lunare o Venere. Sotto, nella descrizione del video, poi trovate la mia mail nel caso vogliate contattarmi. Partiamo con un 5 di spade e il 5 di spade normalmente fa riferimento a quelli che sono dei conflitti mentali o magari anche verbali. È una carta comunque che crea sempre vinti e vincitori, ma non è una reale vittoria. Io la chiamo la carta della falsa vittoria, no? Come se ci fosse stata qualche tipo di discussione fine a se stessa, nel senso che non ha portato da nessuna parte. Abbiamo un 2 di coppe, quindi si potrebbe trattare di una discussione tra due partner o semplicemente tra due persone che hanno stabilito un accordo, che hanno fatto un compromesso. Dopo lo andiamo a vedere meglio con i mini tarocchi. Andiamo avanti, vediamo. Queste sono troppe. Vediamo che cosa vi danno. Abbiamo la carta del mago e un principe di denari, un cavaliere di denari. Allora, qui sento che molte persone vorrebbero avere un nuovo inizio. Con la carta del mago, che normalmente indica quello che è un'azione, un nuovo inizio, un nuovo tipo di percorso. È come se, per certi versi, aveste voglia di gestire voi la situazione, mi viene da dire. O comunque, non dico cambiare le carte in tavola, però la carta del mago è colui che plasma la realtà per trarne un vantaggio, no? Quindi è in senso positivo, cioè però ecco, forse ehm, diciamo che si vorrebbe condurre la cosa a vostra maniera. Potrebbe essere sia una situazione che una relazione. C'è comunque voglia di questo nuovo inizio, di fare, c'è voglia di mi parlano di dimostrare. Vi ricordo che quando c'è la torre si parla anche sempre di ego e l'ego, per essere nutrito, ha bisogno di dimostrare agli altri che valiamo, che siamo in grado. Allora, poi abbiamo un cavaliere di denari e qui sento che parla di un'energia molto, 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 molto lenta. mm? Cavaliere di denari di solito è qualcuno che potrebbe arrivare, è una persona, diciamo concreta comunque di per sé, però pare che qui le cose vadano un po' a rilento. Il 9 di spade è la carta delle preoccupazioni fondamentalmente. Ehm, Quello che vi dicono è che in realtà il momento torre, che io rivedo un po' con questo 5 di spade, quindi se è solo una discussione non è niente di drammatico. Io credo che qui con la carta dell'alchimista si vada a lavorare su quello che è una nuova realtà e questo 9 di spade diciamo che sono un po' le preoccupazioni che voi avete di ritrovarvi nella stessa situazione. C'è qualche cosa qui inerente appunto al passato che comunque vi fa pensare molto, vi fa venire anche l'ansia in qualche caso. Ok, andiamo a vedere che altro.
Ancora 2 carte per piacere, grazie. Ok. Beh, abbiamo un asso di denari e un 10 di spade al contrario, quindi qui si parla di quello che era il nuovo inizio e il 10 di spade, che qui avete il 9, la vedo un po' come una carta, sì, diciamo di chiusura cicli, inizio cicli, è comunque un 10. Avete 2 carte di inizio. Io vedo che comunque questo nuovo inizio a cui state lavorando potrebbe anche essere una nuova relazione, quella dentro cui entrate, e questo conflitto potrebbe essere un vostro conflitto mentale perché magari arrivate da un momento torre. I momenti torre sono sempre lì per farvi riflettere su quello che vuole il vostro ego e quello che in realtà è giusto per la vostra anima, no? Quando c'è il momento torre c'è una caduta delle certezze, sono le certezze dell'ego proprio. Ok, andiamo a vedere con i mini tarocchi di che cosa si tratta. Allora, andiamo a vedere il 5 di spade. Eccola qua la torre. È un matto, quindi carta di fine e carta di inizio. Qui probabilmente per qualcuno potrebbe essere che si è terminata una relazione da poco, direi anche, non necessariamente molto tempo, e si riparte con la fiducia cieca del matto in questo nuovo compromesso, in questa nuova relazione. Ehm, Sento che questo 5 di spade è legato al passato. Come se questo 2 di... Andiamo a vedere il 2 di coppe, perché il 2 di coppe lo sento come una cosa nuova. Abbiamo la stella al contrario, il cavaliere di coppe e il 4 di coppe. Con questo cavaliere di coppe sento che qui c'è voglia di questo compromesso, c'è voglia di quest'unione, c'è voglia di iniziare questo qualche cosa di nuovo, diciamo così, ma sento che è una questione di attitudine perché probabilmente state ancora metabolizzando la torre, però qui con questo 4 di coppe voi non vi rendete conto dell'offerta che vi fa questo cavaliere di coppe. Siete ancora focalizzati e qui lo vediamo in questo momento triste, in questo momento di cambio, chiamiamolo così. Andiamo a vedere la carta del mago. Due di pentacoli al contrario e asso di spade. Di nuovo un asso, qui si cerca di dare un nuovo taglio, se vogliamo, a quello che è questa relazione o questa situazione. Il punto è che qui, ragazzi, si tratta di trovare la vostra via, perché il 2 di pentacoli c'è, normalmente parla di alti e bassi, ma qui è al contrario, quindi in realtà è come se ci fosse veramente, vedete che in questa carta il mago sta studiando, è come se, diciamo così, il prossimo passo fosse quello di valutare bene, di studiare come poter plasmare la realtà, ripeto, a vostro vantaggio. L'asso di spade molte volte fa riferimento anche a qualche tipo di verità che deve venire a galla, qualche tipo di comunicazione. Sento che qui qualcuno ha bisogno di comunicare qualche cosa all'altro o all'altra e tendenzialmente siete voi. Ok, andiamo a vedere il principe. Allora, abbiamo un 9 di bastoni. E un altro 5, un 5 di bastoni. Sì, allora probabilmente questo cavaliere di pentacoli è una persona che va avanti molto a rilento. Io credo che qui, se la discussione è stata tra di voi, qui ci sia una sorta di autodifesa, ok? E anche conflitti interiori, discussioni, è per quello che l'energia è molto lenta e di conseguenza c'è un procedere quasi impercettibile. Se invece la discussione fosse stata al di fuori di questa relazione, sento che questi potreste essere voi, nel senso che avete comunque ancora le vostre remore, ripeto,
dovete ancora metabolizzare il momento Thor, secondo me, e quindi vi schermate. In un certo senso cercate di non far entrare gli altri più di tanto. Andiamo a vedere il 9 di spade. Abbiamo un 8 di bastoni e la carta della temperanza. Sì, guardate, io in realtà vi dico, se è una nuova relazione o comunque se è un qualche cosa che sta cercando di andare al passo successivo, queste carte, guardate, avete la temperanza e l'otto di bastoni, è come se vi dicessero che ci sarà qualche tipo di notizia che in qualche modo porterà in equilibrio ehm, il vostro divino maschile con il divino femminile. Diversamente potrebbe anche essere, perché qui comunque ci sono dei conflitti e qui è la verità che deve venire a galla, quindi qui sento che il parlarne con l'altra persona può portare alla guarigione, perché chiaramente l'altra persona ha una maggiore comprensione di certi vostri comportamenti o di certe vostre paure. Andiamo a vedere l'asso di denari, per piacere, grazie. Abbiamo un 2 di spade al contrario, un 9 di pentacoli e il 6 di coppe. Sì, io sento che alla fine del periodo ci sarà, diciamo, questo nuovo inizio che state cercando di manifestare qui, i dubbi si dissipano o dissipano e si va verso il 9 di coppe, quindi si va verso quello che è la relazione da sogno, la fiaba, diciamo così. Vediamo un po' questo 10 di spade al contrario. Guardate, la carta degli amanti, il 7 di spade e il 2 di coppe che era già uscito qui. Allora, quando c'è il 10 di spade al contrario perché c'è un qualche ciclo che non si vuole chiudere, no? O che non si riesce a chiudere. Qui abbiamo la carta degli amanti che parla di una scelta per amore. Mm? E qui vediamo i nuovi inizi, ok? Una scelta per amore può essere amore sì dell'altro, ma anche amor proprio, perché qui comunque con il 7 di spade c'è qualcuno che sta facendo ancora delle proiezioni. Sento che questo 7 di spade è legato un po' a questo 9 di spade, no? Il fatto di avere i pensieri, le preoccupazioni. Molte volte la paura fa sì che si proietti un futuro che non è poi quello, si proiettino delle aspettative che magari non sono proprio sane e c'è comunque un 2 di coppe, quindi sento che per certi versi bisogna un po' lasciarsi indietro quello che è la definizione standard di coppia. Mm? E il 7 di spade vi ricorda di non fare appunto proiezioni o di non raccontare bugie, perché sento che siete voi, ragazzi, scusatemi, però probabilmente sono bugie a fin di bene, come si dice, anche se secondo me le bugie, sì, ci sono vari motivi per cui si raccontano, ma non bisognerebbe mai raccontarle. Ma qui fate attenzione perché si tratta di dire qualcosa per ottenere quello che volete voi, Cioè, vi faccio un esempio, una bugia bianca, ipotesi, potrebbe essere di dire a una persona che sta bene con un determinato vestito quando invece magari non la valorizza molto. Ecco, magari uno dice che sì, ti sta bene per non ferire l'altra persona, dando per scontato che l'altra persona ci resti male, invece magari l'altra persona ha bisogno di un consiglio reale, effettivo, perché lei non sa decidere. E quindi magari avrebbe bisogno in quel momento lì di una versione sincera del vostro parere. Ecco, quelle sono quelle che io chiamo le bugie bianche, diciamo così. Andiamo a vedere qualche carta in più per i single, qualche carta in più per le persone che sono in una relazione stabile e poi andremo a vedere anche qualche carta per le persone che sono in una relazione clandestina a distanza o in separazione.
Allora, per i single regina di denari, abbiamo un 6 di spade e la sacerdotessa. Allora, qui si tratta di seguire la vostra intuizione, qui anche avete il mago. Mm. Ehm, Guardate, in realtà sento che si tratta di andare verso il vostro obiettivo, senza aspettarvi una sorta di o offerta o riconoscimento. Qui il punto è che sento che con questa torre è collegata al 6 di spade, nel senso che probabilmente qualcuno qui ha preso distanza da una relazione vecchia, da una discussione, da qualcuno ehm, in passato, e motivo per cui adesso ci si, come vi posso dire, ci si protegge un po' con questi muri, ci si è un po' allontanati, se vogliamo, mi viene da dire al mondo esterno, perché comunque il mago è una figura focalizzata su se stessa. Mm. Ok, andiamo a vedere. Sì, qui il consiglio è di seguire il vostro istinto, eh. Più che istinto, intuito. E fate attenzione ai sogni in questo periodo perché potrebbe essere che vi arrivi qualche rivelazione attraverso i sogni, ok? Allora, andiamo a vedere per le persone che sono in una relazione stabile, che cosa abbiamo ancora da dire a queste persone del Sagittario. Asso di bastoni al contrario, 4 di coppe al contrario, papa al contrario e 4 di pentacoli. Mm. Ecco, qui forse questo nuovo inizio lo sento un po' più faticoso perché comunque l'asso di bastoni è al contrario. Abbiamo un 4 di coppe qui e un 4 di coppe qui. Io sento che qui c'è qualcuno che ha bisogno di essere riconosciuto, probabilmente o dal partner o dall'esterno. Se fosse per voi come una stesa, se vibrasse come una stesa di tipo familiare, potrebbe essere il bisogno del riconoscimento di questa famiglia, no? E poi abbiamo un 4 di pentacoli. C'è qualche tipo di cosa a cui ancora voi siete attaccati. Il consiglio è quello di lasciare andare. Mm. Guardate, in realtà il 4 di pentacoli e il 7 di spade sono due carte che parlano di avidità. Quindi qui c'è qualcuno o che vuole tenere l'altra persona tutta per sé, o si vuole, non so, c'è troppo attaccamento qui. Cercate di lasciare le briglie un po' più morbide, insomma. Ok, andiamo a vedere per l'ultimo gruppo di persone, quindi per le persone che sono in separazione, in una relazione a distanza o clandestina. Abbiamo la regina di bastoni al contrario. Regina di bastoni al contrario. 5 di coppe al contrario. E re di spade. Qui ragazzi, tutti questi pensieri, io capisco che voi stiate cercando di manifestare magari proprio questa relazione, questo avvicinamento, questo tipo di incontro, che comunque vedo, cioè per molti qui c'è un incontro, c'è anche qualche tipo di proposta, se vogliamo, perché abbiamo questo cavaliere di coppe, ma qui c'è qualcuno che non si sente nel proprio potere personale con questa regina di bastoni al contrario. Io credo che qui la paura sia di non piacere a qualcuno, ma perché comunque l'altra persona ha un re di spade, è fredda. C'è una sorta di gelo, mi verrebbe da dire. Che poi non è, cioè, il re di spade sono persone, è un'energia normalmente razionale, mentale, e quel tipo di persone lì fa proprio fatica dai chakra alti a scendere in quelli bassi per cercare un contatto fisico. Sono poco, come vi posso dire? Poco di contatto, mi viene da dire.
Ok, andiamo a vedere un ultimo messaggio da parte degli angeli del cuore, vediamo che cosa hanno da dirvi. Per gli amici del Sagittario. Qui comunque ragazzi c'è una sorta di dolore, eh? Abbiamo un 5 di coppe al contrario, un 10 di spade al contrario. Può essere che ci sia stata qualche tipo di bugia per continuare la relazione. Potrebbe essere la persona giusta. Hai già incontrato il partner che cerchi. Wow! Quindi, per i single, per chi non avesse nessuno, può arrivare una persona e se non l'avete già conosciuta, ehm, la conoscerete molto presto. Il punto qual è? Che dovete spostarvi da una questione mentale, da una sorta di passività. Mm? Per le persone che sono in una relazione, questo è di buon auspicio, fate attenzione però a non cercare troppo il riconoscimento nell'altro, ok? Cercate di mantenere l'indipendenza e l'individualità all'interno della relazione. Mentre invece per l'ultimo gruppo, sento che sì, è vero, potrebbe essere la persona giusta, però fate attenzione, ripeto, alle proiezioni, perché non è detto che il fatto che sia la persona giusta, e comunque abbiamo due carte di equilibrio, due di coppe c'era qui, l'offerta c'era qui, però ecco, c'è qualche tipo di impedimento con questo 7 di spade che rivediamo anche qui nel 5 di coppe. È come se in un certo senso non poteste avere la persona tutta per voi, perlomeno non subito. Però sì, potrebbe essere la persona giusta per voi. Amici del Sagittario, questo è quello che avevo. Io spero che la lettura vi sia stata utile. Io vi ringrazio di essere stati qui con me, vi ringrazio dei like, delle iscrizioni, dei commenti, delle condivisioni, delle donazioni. Davvero vi ringrazio per il vostro supporto sempre. Vi mando un grande abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao!